Buonasera ragazzi, buonasera. Partiamo con la nostra sessione di domande e risposte. In apertura vi ricordo che potete ancora utilizzare il nostro link in descrizione per registrarvi a Bybit Europe, la nuova piattaforma regolamentata in Europa di Bybit, e ottenere subito 20 USDC prelevabili semplicemente registrandovi e depositando almeno $100. Sono 20 USDC letteralmente regalati, quindi non è affatto male. Vi lascio come al solito il link in descrizione e basta, bella. Ora torno da voi, vediamo cosa avete di bello da chiedere. Alt stanno lateralizzando da una vita, in realtà stanno facendo schifo più che lateralizzando. Come vedi questo weekend, restiamo in questo range o ci muoviamo? Questo weekend è un po' particolare perché oggi è una festività negli Stati Uniti, quindi sarà un weekend lungo. È un weekend che potrebbe intrappolare, quindi non fatevi fregare, mi raccomando, dai movimenti a scarsa liquidità di questo weekend, perché potrebbero succedere cose strane. Bisognerà vedere per bene lunedì che cosa combina e che cosa succede. Ciao, ma perché tu che hai le capacità non fai trading? Guarda, ad essere completamente onesto, non fa per me proprio. Ci ho provato in passato e ci vuole, insomma, un'applicazione che io non riesco ad avere perché ho tante cose da fare, quindi non lo so, non fa per me, capito? Ci ho provato, ho detto no, non mi piace e è inutile volerlo fare a forza, cioè preferisco fare l'investitore e lasciarlo fare a chi lo sa fare. Questo è il discorso. Non si trada nel weekend, di solito funziona esattamente così. Oggi che è una festività, ripeto, va ad allungare il weekend, lo va a rendere ancora più complicato e meno liquido e quindi il rischio di falsi movimenti aumenta ancora di più. L'applicazione tipo Binance sul cellulare, no, l'applicazione personale, cioè quando ti applichi a qualcosa. Cosa ne pensi di Vision, il nuovo token di Bitpanda che verrà lanciato la settimana prossima? Non lo conosco, devo andare a darci un'occhiata. Non serve capacità per tradare ma culo, ma in realtà non è vero, sai, cioè la singola posizione ovviamente va a probabilità, ma la strategia, quindi la moltitudine di posizioni e riuscire ovviamente a essere profittevole nel tempo, gestendo bene il rischio, gestendo bene il capitale, tutto quanto, lì è dove sta la vera strategia. Chiaramente appunto l'esito della singola posizione in buona parte è dato dalla probabilità e quindi dal caso. Cioè il fatto che ti vai in stop loss o in take profit. Tu devi massimizzare il prodotto tra win rate e rischio rendimento, detto in termini tecnici. E VLF sarà tradabile. Ho visto, infatti oggi ne parleremo. E non so chi di voi ha partecipato alla pre-sale, che mi fa molto ridere Trump che fa una pre-sale, però io adesso ve lo posso dire, io avevo partecipato, non l'ho detto a nessuno perché non lo volevo scillare, però ragazzi secondo me era interessante, vedremo. Vabbè, quindi questo mini dump può essere stato finto, ma guarda, questo esatto è un inciampo, non lo definirei neanche un dump. Sulle 4 ore, adesso poi lo andiamo ad analizzare, abbiamo perso il nostro supportino di breve. Ora vediamo dove troviamo il low e quant'altro, ma alla fine l'esito lo vedremo più che altro lunedì. Adesso questi giorni sono poco, cioè sono un po' rischiosi di falsi movimenti, ecco, tutto qua. Non vorrei dirlo, ma settimana scorsa mi ricordo di aver scritto qui potrebbe essere una fase di accumulo. Beh, guarda che se fosse una fase di accumulo potrebbe durare ancora tanto. Non è certo un movimentino così che va a annullare la fase di accumulo. Ci sono milioni di modi più efficaci del trading per fare soldi, professione per malati di adrenalina. Guarda, non me la sento di giudicare perché non voglio appunto essere superficiale, dire quello che penso io e generalizzarlo per tutti. Io sinceramente, appunto, non fa per me, banalmente, non fa proprio per me, cioè avevo un approccio sbagliato, mi rompo le scatole e tutto. Non è un gran inciampo, semplicemente è andato a stuzzicare il point of control del VWAP, del Volume Weighted Average Price. Ma sì, un inciampino, per adesso non è niente di che, ripeto, finché non andiamo a perdere il low qua sotto sui 100, che punto è qua? 105.500, non c'è nessuna alterazione di struttura, quindi vediamo, ripeto, vedremo meglio lunedì.
Buonasera, sto guardando i tuoi video corso per neofiti, devo dire che spieghi perfettamente, grazie. Personalmente utilizzo Bitpanda in quanto mi sembra molto semplice. Verissimo, verissimo, Bitpanda è ottimo direi. È ottimo e semplice, effettivamente è alla portata di tutti, poi hai anche le stocks, l'oro, hai tutta una serie di cose. Ottimo, ottima scelta direi. Tradi il 5% e quando guadagni converti il capitale in Bitcoin, strategia semplice. E ci sta anche quello effettivamente. Trading long a lungo termine può funzionare, soprattutto sulle alte immagino. Poi, ripeto, lì dipende da... Sì, è giusto limitare il capitale utilizzato perché altrimenti il rischio sale troppo. Però, sai, appunto, lì dipende da quanto tempo hai, quanta testa hai poi per operare sui grafici e sui mercati. È un po' tutto lì. Ho spostato 20.000 bitcoin dal mio portafoglio che non usavo dal 2011. Vorrei fare un po' di take profit. Consigli? Guarda, facciamo così. Ti do tutti i consigli che vuoi, tu me ne mandi 10 di bitcoin. Ti lascio il mio address adesso, mi mandi 10 bitcoin e poi ci sentiamo e ti spiego come fare. Facciamo così? Dai, ci sta, mi sembra una buona trattativa, eh? Satoshi, chissà ragazzi chi è stato. Compra una pizza, esatto. Qui sono 20.000 bitcoin, 4 pizze, eh? 4 pizze ragazzi, che storia. Effettivamente farebbe molto ridere se fosse ancora lui. Chissà chi è, non lo so. Ok Luke, grazie, sempre sul pezzo. Va bene, dai, è andata. Allora poi ti passo l'address e siamo d'accordo, eh? Siamo completamente d'accordo. Come dichiaro su Tataxi i miei 20.000 bitcoin? Beh, facile, colleghi tutti i tuoi address, mi lasci la tua seed phrase e sei a posto. Puoi anche non collegare gli address, guarda, mi dai la seed phrase, ti faccio io il collegamento, secondo me, guarda, è ancora più facile così. È ancora più facile. Ma chissà comunque a parte gli scherzi chi è che fa questi movimenti. Sono proprio curioso di vedere se i prossimi giorni salta fuori qualcos'altro, anche perché insomma, per avere tutti quei bitcoin lì dal 2011 non è affatto male, eh? Non è affatto male. Adesso deve pagare quadro RV doppio. Quadro RV doppio. Ti immagini? Adesso scopriamo che è veramente in Italia. La storia del wallet postato su X che gli hanno... Non ho capito. Il povero Ethereum sembra un morto che cammina, non c'è speranza. Allora, Ethereum il problema è che ogni cosa che succede lui inciampa. Appena c'è un minimo di paura, ragazzi, Ethereum scende, è impressionante. È impressionante. È debolissimo. Non si muove, non si schioda. Ho come l'impressione che quest'estate, a meno che non succeda qualcosa di particolare, potrebbe essere un'estate come le solite, no? Un'estate lenta, lunga, lateralizzante. Tra l'altro, nel mentre però, oh ragazzi, gli ETF continuano a ingurgitare, eh? Io non vorrei dirlo, ma si sono ingurgitati un altro miliardino negli scorsi 2 giorni, mentre noi siamo qui a strapparci i capelli. Se tu avessi 8 ETH ora farmati, cosa ci faresti? Cosa ci farei? Li metterei nel mio portafoglio spalmandoli come da asset allocation, un po' in giro per tutti gli asset detenuti. Ethereum il nuovo Walking Dead, esatto. Esatto. Cammellish, che ricordi. Quando è che era Cammellish? Che poi era pompato come non mai. Sarà un'estate di accumulo ed è meglio. Tutti in vacanza, ragazzi. Ci vediamo a settembre, eh? Come la vedete? È vero che XRP salirà fino a $10? Oh mio Dio, Vincent, dimmelo tu, io se hai una notizia del genere fammelo sapere. No, scherzi a parte, lascia perdere queste previsioni mirabolanti, mi raccomando, perché mi sembrano un po' troppo mirabolanti e tra l'altro XRP è debolissimo ora lato grafico, quindi non ci sono particolari, ecco, segnali di... non lo so, di trend forte su XRP. E poi beh, $10 ragazzi sono appunto robe da sfera di cristallo. Puoi spiegarmi perché sembra che entrino milioni nelle cripto e il prezzo continua a scendere? Beh, attenzione Luca, continua a scendere, parliamone, perché siamo comunque a $108.000. Adesso che il prezzo continui a scendere, non è mai sceso così poco, ricordiamo che questo ciclo rispetto ai cicli passati
è quello con i drawdown minori, non dimentichiamolo, ed è dal 2023 che non sta facendo altro che salire, quindi adesso il prezzo che continua a scendere mi sembra un po' eccessivo. È vero che negli ultimi mesi abbiamo avuto il ritracciamento e la lateralità nonostante influssi importanti, ma non vuol dire, cioè non è solo quello il mercato, quello è una fetta di mercato che ti aiuta a capire come certi investitori ragionano e ti dà un bel dato in più, perché a vedere tutti quegli inflow comunque ti dà una certa solidità, no? Del mercato stesso, cioè quella fetta di investitori sta continuando ad accumulare. Però è ovvio che il mercato è fatto da tanti player, non solo gli ETF, non solo le aziende che comprano, non solo appunto chi sta pubblicamente incamerando Bitcoin, però ci sta dando un segnale molto forte e ripeto, non abbiamo mai ritracciato così poco, eh? È così, è così, è tutto manipolato, ancora non avete capito, lo fanno partire loro quando vogliono. Chi loro? Chi loro? Dimmi di più, dai che sono interessato. Oggi sto vedendo numerosi top signal. Tether è a rischio col Genius Act. Allora, il Genius Act è interessante perché finalmente regolamenterà le stablecoin negli Stati Uniti e ci sono alcune accortezze probabilmente che Tether deve andare a aggiustare nel suo modus operandi, però definirlo a rischio non credo, perché ripeto, Tether è troppo utile per gli Stati Uniti, cioè non sono scemi, non sono come l'Europa che ti impone quelle assurdità lì o ti chiude. Gli Stati Uniti vedono che tu gli compri tutto quel debito lì e ti fanno il tappeto rosso, vedrai, quindi io sarei super tranquillo sul discorso di Tether negli Stati Uniti. Quando si parla di ETF già emessi da istituzionali vuol dire che sono già stati comprati? In che senso? Gli ETF li compra il pubblico, chiunque può comprare una quota di ETF. Li puoi comprare cioè in America chiaramente, dal tuo home banking, dai tuoi broker, eccetera, eccetera. Cosa sono i Crypto Days che vanno dal 14 luglio? Oddio, non ne ho la più pallida idea. Non ne ho idea, non ne ho sentito parlare. Secondo te danno incentivi per aprire una criptoattività in Svizzera? Sapevo che a Lugano c'era qualcosa. C'era qualcosa. Non so esattamente, non mi ricordo esattamente cosa, però cioè sicuramente vogliono attirare capitali. Poi non so se ci sono, qualcuno dice meglio Estonia, non so se ci sono anche altri paesi che propongono appunto incentivi più interessanti. Secondo te conviene usare protocolli di staking con vincoli temporali come Ethena, Aave, eccetera? Aave non ha vincoli temporali, che io sappia, a meno che tu non parli dello staking proprio del token, ma anche Ethena non dovrebbe avere vincoli temporali su USDE. E sul conviene devi farti due conti, no? Devi andare a mettere sul tavolo i rischi e i rendimenti. E se per te vale la pena correre quegli specifici rischi per avere quei rendimenti lì, la risposta è sì. E il discorso è anche andare a magari esporsi parzialmente, no? Nel caso in cui si abbia qualche dubbio a riguardo. Però tendenzialmente io sono abbastanza fan della rendita sulla liquidità bloccata, ok? Quindi cioè si può avere qualcosina in più, secondo me ci sta a averlo, perché poi alla fine dell'anno vai a fare due conti e vedi che l'impatto non è proprio indifferente, è molto interessante. Quindi, ripeto, bisogna valutare bene i rischi del caso, questo indubbiamente. Ormai tutte le stablecoin saranno svantaggiate per dare spazio a USD1, ma non credo, sai, perché comunque cioè, le stablecoin affermate come USDT o USDC difficilmente le vedo fare dei passi indietro. Guarda che roba Circle che ha combinato in borsa. E si è quotata, ha avuto un pump folle, sta richiedendo la licenza bancaria, io direi insomma non male. Ho avuto un ottimo riscontro con Young Platform col suo token, ho visto che adesso lo listano su Uniswap e ha pompato abbastanza, ma poi vista la roadmap di Young Platform, se integrano bene il loro token all'interno di tutti i servizi che vanno a dare, è tanta roba, tantissima roba. Tu resti in Italia per patriottismo? È una bella domanda, no, perché sto bene qui ragazzi, davvero. Non lo so, l'idea di scappare via solo per pagare meno tasse non mi piace, ecco. Ne avevo già parlato proprio, forse anche in un video dedicato, se non ricordo.
se non ricordo male. Però fondamentalmente perché ho tutto qui, sto bene qui, cioè perché me ne devo andare in un altro posto dove non conosco nessuno, non ho nessuno, solo per pagare meno tasse. Non lo so, non mi piace, non mi piace. L'Europa è matta che ancora fa la lotta a USDT, ma l'Europa è fatta così, è fatta così, peggio per loro e via. E non ho ancora capito come una stablecoin fissata a una valuta possa far guadagnare di più. In che senso? Che comprare direttamente quella valuta? In che senso far guadagnare di più? Le stablecoin non fanno guadagnare tendenzialmente. Ritracciamento a breve per attriti tra Trump e Powell. Bah, non credo che quello causi un ritracciamento. Anzi, se licenziano Powell e gli fa tagliare i tassi, potrebbe anche far pompare il mercato. Ti immagini che storia? Farebbe morire da ridere sta storia qua comunque. Farebbe veramente piegare in due. Per le rendite maggiori. Bah, le rendite però, attenzione, non te la dà le stablecoin nativa, ma te la dà eventualmente o qualcosa in cui la metti in staking, in cui la metti a rendita, tipo appunto Ethena. A proposito di rendita, non so se vi ricordate che ve l'avevo fatto vedere la settimana scorsa su Telegram, sul wallet di Telegram. C'è una, appunto, in collaborazione con Ethena, lo sta facendo, su massimo $20.000 in USDT ti danno il 15% di APY. Quello è molto interessante. Le stablecoin soffrono l'inflazione esattamente come le fiat. Certo, sono valute fiat a tutti gli effetti, Quindi sì. Ritracciamenti a breve per tutti i bitcoin sbloccati oggi. Ma guarda, il fatto che ci sia questo weekend illiquido, weekend lungo illiquido, combinato un po' con questa paura dei movimenti in corso, tutte queste robe qui vendono, non vendono, eccetera, eccetera, ti vanno a causare questi inciampi. Cioè, questo weekend basta veramente poco per far tremare un po' tutto. Hodler dà il 20% su USDC, davvero, il 20%? Io ce l'ho pure, l'account su Hodler. Vediamo se mi fa accedere. Non mi ricordo se... mi sa che ho l'autenticazione a 2 fattori però da fare, vediamo. Ah no, c'ho la passphrase, ok, tac. Allora, 20% su USDC, fammi un po' vedere, conto crescita, vediamolo, richiedi intanto. 8%. 8%, io sono al livello... A che livello sono? Livello fedeltà... Abbastanza scarso. No, Jumpstart, il mio livello. 20% te lo darà se sei VIP, forse? Che 20% mi sembra un po' tantino. No, sapete chi è che dava un botto di APY sulle stable? Whitebit. Però purtroppo adesso l'ha tolto in attesa di prendere la licenza MiCAR. Poi lo rimetterà, presumo. E via. Puoi spiegarmi la differenza tra APR e APY? Ma guarda, APR non conta l'interesse composto, mentre APY sì. Quindi di solito l'APY è più alto dell'APR corrispondente. Se sei VIP ti dà il 20% ma solo fino a 200k. Beh, not bad. Però sai perché? Perché per essere VIP devi fare 5 milioni di dollari di volumi mensili di trading, quindi glieli paghi in fee probabilmente quelli che tu guadagni. Quindi la ragione è semplicemente quella, è marketing alla fine. E secondo me il prossimo anno il vostro Tatac si metterà le mani nei capelli con il mio CSV. Ah, guarda, ormai ne abbiamo viste di tutti i colori, quindi non c'è niente da dire, guarda, non farmici pensare. Adesso tra l'altro è l'ultimo mese, questo, luglio. Il fine luglio è la scadenza finale per le tasse. Mi raccomando, attenzione, non aspettate la fine del mese che poi andate tutti nel panico, Fate i bravi. Con i bot di trading fai grandi volumi di trading. È vero, però paghi le fee, è questo il fatto. Cioè se tu fai quei volumi lì, l'exchange ci guadagna perché tu gli paghi un botto di fee. E alla fine loro ti daranno pure il 20% su quello che depositi lì di USDC, però tu probabilmente in fee ne hai date molte di più.
Nexo anche, ma solo il 14, termine fisso, se sei Platinum, e vedi anche lì, per essere Platinum devi avere il loro token, e quindi alla fine gira e rigira, sai, loro non ti regalano niente, no, fondamentalmente, è un po' quello il discorso. Tutti in FOMO per le tasse, tu scherzi, ma è vero. In questo periodo, giugno e luglio, anche maggio, giugno e luglio, qualsiasi cosa di cui parli, disinteresse, parli di tasse, che succede? Dove? Quando? A che ora? Dove devo... Era pure andato in tilt il sito dell'Agenzia delle Entrate. Pensate voi. Nexo il 16 se ti pagano in Nexo. Pure, esatto, pure. E adesso Nexo ha messo anche quel limite dai $5.000 in su. Se no, nada, non lo puoi usare. Oh. Non ho ancora capito, ste fee c'entrano le donnine. Tra l'altro, guarda, ti dico questo segreto, non so, giusto perché siamo in pochi, non so se è già uscito il video oppure no della nostra squadra al torneo di giochi che abbiamo fatto lì con Binance la settimana scorsa. C'era da scegliere un motto e il nostro motto era Viva la FI. Bello, originale soprattutto. E quando vai in vacanza te, guarda, ho postato oggi, giusto oggi, proprio per avvisarvi del giorno in cui partirà il bull market official. Eccolo qua. 29 luglio. Segnare ragazzi. E poi come si fa a non essere bullish? Dai, questo è il grafico degli inflow sugli ETF, cioè il prossimo che viene a frignare perché ritraccia del 2%, io veramente gli mangio il cuore, Quest'anno si capirà meglio che la tassazione deve essere impostata con regole più plastiche. Beh, guarda, Michele, spari sulla Croce Rossa, Spari sulla Croce Rossa. Se qualcuno riesce a farglielo capire, fa un miracolo. Fa un miracolo. E il mio problema è che appena metto i grafici in franchi svizzeri le cose diventano meno interessanti, ma anche in euro, Guarda il grafico in euro di Bitcoin. Bitcoin euro. Guarda. Questo. Non abbiamo neanche fatto i nuovi all time high in euri. Maledetti euro. Ma perché il dollaro si è svalutato di brutto, euro-dollaro. A quanto sta? È tipo ai massimi... quasi 1,20. 1,18. Pazzesco, ragazzi. Siamo ai livelli del 2021, quando avevano i tassi come erano quasi a zero, quando c'era un'inflazione folle. Post Covid 1,18 euro-dollaro, incredibile. Il dollaro sta diventando carta straccia. So che non fai trading, ma hai un'opinione dei software di trading automatico? Guarda, se lo programmi tu, top, perché tu gli dici cosa fare, lui lo fa. Quei bot che ti fanno le strategie loro, non mi ispirano perché cioè devi sapere cosa fanno. Il bot di trading deve essere appunto un bot che applica delle regole che gli dici tu. Se no stai facendo cose che non sai, questo non mi piace. Ottimo per fare shopping negli USA, esatto, tutti a New York a fare shopping, comprare l'iPhone. Tipo Tricommas è ottimo ad esempio perché tu lo programmi, ma tra l'altro anche con PineScript di TradingView. Tu lo programmi, gli dici cosa deve fare, lui lo fa. Poi chiaramente ha i suoi vantaggi perché opera giorno e notte, non è emotivo e tutto quanto. Io uso Python, esatto. Con Python, con l'aiuto anche di ChatGPT, adesso non è neanche difficile programmare un bottino su Python, che esatto, parla direttamente con le API dell'exchange e via. Tecnicamente come fanno i market maker a manipolare il mercato impedendo il prezzo attuale di Bitcoin di crescere nonostante gli importanti acquisti di ETF? Ma guarda, adesso il manipolare il mercato impedendogli di crescere forse è un po' troppo spinta come affermazione, però i market maker banalmente vanno a mettere liquidità sull'order book, no? Quindi se loro mettono tanta liquidità in vendita sopra, vuol dire che cioè servono più taker che acquistano per spostare il prezzo e quindi si crea una sorta di muro. E quello è il modo di solito che utilizzano per bloccare il prezzo in un certo range.
magari perché gli interessa appunto continuare ad accumulare. Loro bloccano in alto, così magari poi il prezzo scende, 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 sotto acquistano un po' alla volta e poi sbloccano il muro e lo lasciano andare. Di solito il market making un po' manipolatorio funziona così. È la stessa tecnologia che uso per mandare a Luca la newsletter di Satoshi Nakamoto. Non dirlo in giro però, è il nostro segreto questo. Non dirlo in giro. Il mercato ribassista sta arrivando, attenzione. Fermi tutti, Salvatore, dici di più. Devi dirci di più, non puoi buttar lì l'esca e incuriosirci tutti e non dire altro. Adesso vogliamo sapere di più. Sei tu che hai venduto 40.000 bitcoin, adesso, di la verità. Come si può sapere se ad un ETF corrisponde effettivamente il sottostante in bitcoin? Hanno pubblicato gli address che io sappia. Ci sono gli address cioè, trasparenti, quindi visibili. E in ogni caso sul sito, ad esempio, adesso non ricordo dov'è, iBit BlackRock. Se io cerco, eccolo qua, dovrebbe esserci. Allora, holdings. Eccolo qua ti fa vedere cosa detiene. E forse non era lui ad aver pubblicato l'address. Non mi ricordo. No, forse era Bitwise, può essere, o 21 Shares, non mi ricordo. Però, banalmente, cioè nel senso, ti fidi, se non l'hanno pubblicato ti fidi, ma è vigilato dalla SEC, nel senso non è che posso arrivare io a fare l'ETF e dire sì, tranquilli, Bitcoin li tengo io, e poi non ci sono. Cioè BlackRock, ragazzi, nel senso, non penso faccia robe strane. E hai sentito ciò che ha detto Tom Lee da CNBC su Ethereum? Non ho sentito. Bitcoin euro un po' indietro, vero, perché l'euro è forte rispetto al dollaro, tutto lì, è questo un po' il senso. Allora, uno dei 40.000 bitcoin potevi passarmelo, ragazzi, mandatemi l'address, dai, che vi passo qualcosa, passo un bitcoin, facciamo un airdrop, un bitcoin a tutti quelli che ci guardano. Qualcuno voleva comprare la mia auto pagandomi in pepe, gli ho venduto anche lo scooter, eccomi, ero io, chi pensi che fosse? La riserva strategica americana non continua. Riccardo, bella domanda questa, non ne hanno più parlato, però effettivamente cioè, continua, non è morta, nel senso è un tema che prima o poi risalterà fuori, mi immagino. Cosa ne pensi di SPX 6900? È una meme coin. È una meme coin, quindi come tale. Ma potrebbero essere di Ross questi bitcoin, visto che prima stava in galera. Oddio, non penso che abbia così tanto, sinceramente, Ross Ulbricht. Fiscalmente rilevante, chiaro. Al posto dei cippini vi do un bitcoin, esatto. Tanto ne ho 40.000, cosa sarà mai? Pensate che roba però, cioè ragazzi, 40.000 bitcoin comprati a 0,75. Cioè, io, a volte ci penso e dico, è un colpo di... è come aver vinto la lotteria, ma anzi, molto di più. Pensate però, bastava quello, ma anche meno di 40.000, cioè bastava comprarne 100. Cosa valgono adesso 100 bitcoin? 100 bitcoin, 1.000.000? No. Sì, ciao, scusa, 100 milioni? No, 10 milioni, 100.000 per 100, 10 milioni. Non male. Dai, va bene lo stesso. Ci accontentiamo. Quando sbloccano il token di Hodler per venderlo, credo dopo che ottengo la licenza MiCAR, pure loro. Luke, veramente, dai, guardate, se mi capiterà mai di avere 40.000 bitcoin, giuro che ve ne regalo uno a tutti. Facciamo una live su Twitch, su YouTube, il 15 agosto, mentre il mercato lateralizza, e vediamo, e a chi c'è gli regalo un bitcoin. Questo. Però prima devo averne 40.000, siamo molto lontani. Siamo molto lontani. Ma quello è un doppio minimo relativo. Attenzione, questo è il grafico euro-dollaro, quindi non fatevi troppe pippole. Torniamo pure su Bitcoin e via. E i 40.000 bitcoin sono di Gensler. Che storia. Infatti io investo in Super Enalotto. Beh,
Quale migliore investimento del Super Enalotto? Bello dire investo in Super Enalotto. È stato rotto il canale discendente? In realtà no, tecnicamente, perché guarda, siamo sempre con dei lower, tecnicamente dei lower high. Leggermente, però è un lower high. Questo, non abbiamo fatto uno sweep come si deve, abbiamo solo stuzzicato. Quindi no, siamo ancora lì. Super Enalotto, gioco meno equo che esista. Beh ragazzi, il gioco d'azzardo è fatto per far vincere il banco, letteralmente, quindi non esiste un gioco d'azzardo che sia equo nei confronti dei giocatori. D'altronde è un gioco a perdere per chi gioca e a guadagnare per il banco. È tutto lì. Sui grandi numeri ha fatto apposta, anche se c'è un leggero vantaggio verso il banco, come lo zero nella roulette, per capirci, che è per squilibrare il rosso e il nero, il pari e il dispari e tutto quanto, e crei sempre un vantaggio per il banco, cioè ragazzi, è inutile, il casino non lo batti. Così come non batti il mercato, che non è gioco d'azzardo, ok, però. E secondo te, se ho tipo $200 di plusvalenze di Bitcoin su Ledger, conviene swapparli in DAI e poi appena scende il prezzo di Bitcoin ricomprare? In teoria è un... Vabbè, raga, per $200 di plusvalenze, cioè non stare a farti tutte queste pippe mentali. $200 di plusvalenze cos'è? 200 per 0,26 sono 52 euro di tasse sarebbe. Perché tu dici... allora, quest'anno... il problema è che già da quest'anno è già fiscalmente rilevante. Era l'anno scorso, l'ultimo anno in cui non era più fiscalmente rilevante. Sotto i 2000 intendo. Ti è mai capitato che... In che senso, Giuseppe? Una piattaforma 2 giorni fa ti ha mandato... Sei diventato milionario per 2 giorni perché ti ha mandato dei token per errore? In che senso? L'unico quasi equo è la roulette, ma lo zero, esatto, lo zero dà vantaggio al banco. L'ha messo a volte c'è anche il doppio zero, tra l'altro, giusto per dare ancora più vantaggio al banco. Non preoccupatevi delle tasse, prima pensate a far la grana, poi per pagare le tasse e morire c'è sempre tempo. Nuccio, parole sagge da persone sagge. Assolutamente d'accordo. La DeFi applicata anche alle stocks può essere la svolta totale? Per me sì, ragazzi, è la svolta totale. Cioè, è il massimo, è una bomba. Non vedo l'ora che questo trend diventi veramente a regime. Ragazzi, ridendo e scherzando, siamo qua da 36 minuti. Quindi, finisce qui la parte di Q&A. Lasciate ovviamente un like, droppate un bel like, mi raccomando, fate i bravi. E ora passiamo alla parte invece di analisi. Che dite? Che dite?